Bentornati nella cucina di un antico romano. Le ricette di oggi sono tratte, come spesso accade, dal De Re Coquinaria di Apicio. Sono due ricette molto semplici ma altrettanto gustose e l'ingrediente principale è rappresentato dalle fave, che sono tipiche di questo periodo dell'anno. Però adesso basta chiacchierare e vediamo subito quali ingredienti ci servono per la preparazione. 150 g di fave fresche, un cucchiaino di miele, un uovo, ne useremo solo il tuorlo, prezzemolo, zenzero, pepe, aceto, vino bianco e per finire un po' di collatura di alici. In alternativa potete usare il garum di cui vi ho già parlato in un altro video. Ed eccoci pronti per iniziare. Tra l'altro questa ricetta è particolare in quanto è citata come fave o piselli, si possono usare anche questi, alla Vitellio, cioè il noto imperatore che a quanto pare era molto ghiotto di questo alimento. Apicio ci dice che la prima cosa da fare è quella di scottare le fave, quindi basta mettere nell'acqua 1-2 minuti al massimo, se no diventano troppo morbide. Dopodiché dobbiamo tritare il prezzemolo, io l'ho già fatto, e tagliare a scaglie, poche scaglie, lo zenzero. Infine cuociamo l'uovo in modo tale che diventi sodo per ottenere il tuorlo. Aggiungiamo l'uovo triturato in una terrina, il prezzemolo, le scaglie di zenzero, un cucchiaino di miele, un cucchiaino scarso, perché è molto forte come sapore, di collatura di alici, un cucchiaio di vino bianco e infine mezzo cucchiaio di aceto. L'ultima cosa è quella di aggiungere una spolverata di pepe sopra il composto, quindi fatto ciò dobbiamo prendere il composto, metterlo in una padella con un filo d'olio in modo tale da farlo amalgamare per bene per qualche minuto. Aggiungiamo alla salsina appena ottenuta un altro po' d'olio e mescoliamo il tutto con le fave, che adesso sono pronte per essere gustate. Anche per questa seconda ricetta abbiamo bisogno di altri 150 g di fave, prezzemolo, cumino, coriandolo, fresco o in grani, come preferite voi, e di nuovo pepe, vino bianco e collatura di alici o garum. Anche per questa seconda ricetta dobbiamo scottare le fave, come abbiamo fatto prima, e dopodiché tritare il prezzemolo, il cumino e il coriandolo. Io qui appunto ho tritato sia quello fresco sia quello in grani. Io personalmente preferisco quello in grani, ma a voi la scelta. In una terrina aggiungiamo il prezzemolo tritato. Di nuovo la ricetta è molto simile a quella precedente. Un mezzo cucchiaino, anche meno, di cumino, mezzo cucchiaino di coriandolo, un cucchiaino scarso di collatura di alici, un cucchiaio di vino e infine una spolverata di pepe. Ed anche stavolta basta prendere il composto, metterlo in una padella con un po' d'olio, un filo d'olio, e farlo cuocere per pochi minuti per farlo amalgamare. Infine prendiamo il composto dalla padella e lo rovesciamo sulle fave, mescoliamo per bene e aggiungiamo un po' d'olio in modo tale che risultino maggiormente condite. Ed eccoci giunti al termine di queste due ricette. Fatemi sapere nei commenti, mi raccomando, se vi sono piaciute e soprattutto se avete poi apportato qualche modifica alla ricetta originale, così da poterla provare. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Arrivederci!